Salve, questa è la recensione del TV Box S1 Pro con 2 GB di RAM, 16 GB di ROM e Android Marshmallow. All'interno della confezione c'è il TV Box, lo vedete, piccolissimo. Poi c'è il libretto di istruzioni in inglese. Poi il telecomando con le pile che non sono incluse e poi c'è il cavo HDMI e l'alimentatore. Come possiamo vedere da questo TV Box ci sono la porta AV per i televisori che non hanno l'HD, due porte USB, una porta HD e la porta di alimentazione. Sul lato abbiamo il lettore delle memory card. Se adesso andiamo, vedete, a schiacciare il tasto rosso di accensione, andiamo ad accendere il TV Box con il telecomando, vedete, è partito su questa televisione che non è una smart TV. Possiamo quindi notare anche la velocità di caricamento. Ecco qui. Come possiamo vedere, questo è il menu. Vedete, sotto questa barra abbiamo tutte le applicazioni Facebook, poi la versione di codi 16.1, poi abbiamo Netflix, il Play Store dove possiamo scaricare applicazioni, Skype, Twitter, e se andiamo sul più, vedete, possiamo, in questo caso tornare ha trovato la chiavetta USB che ho inserito, premendo su più possiamo, vedete, si può aggiungere Gmail e tutte le altre applicazioni, ovviamente inserendo l'account Google. Se adesso andiamo nel file browser, vedete, ha trovato la chiavetta USB. Io ho caricato, vedete, due file, uno AVI e l'altro MKV, entrambe del Trono di Spade. Iniziamo con l'MKV per vedere il caricamento. Si apre questo menu a tendina dove possiamo scegliere tutti i vari riproduttori video. Vediamo, scegliamo codi, clicchiamo solo una volta. Questa è la schermata, ecco qui, e parte il Trono di Spade. C'è un sottomenu, cliccando questo pulsante qui del telecomando, vedete, dove si può mettere in pausa, andare avanti e indietro, sia per quanto riguarda lo stesso file oppure cercare file successivi, e poi abbiamo una serie di add-on che si possono scaricare collegando il box al wifi. Adesso torniamo indietro. Ritorniamo nella chiavetta e andiamo stavolta a caricare il file AVI, che dovrebbe essere come caricamento più veloce perché è più piccolo. Lo andiamo a aprire, però anziché con Kodi lo andiamo a aprire con un altro lettore, per esempio questo MX Player. Vediamo quest'altra applicazione. Ogni tanto compare questo messaggio
come accade su Android, bisogna dare il consenso. Vabbè, in questo caso non lo legge. Vabbè, comunque c'è Kodi, possiamo scaricarne anche altri. Poi, per quanto riguarda le altre applicazioni, ad esempio apriamo Facebook. Ecco qui, subito sapete, però mancano l'username e la password. Possiamo andare poi nelle impostazioni, dove per esempio possiamo andare a, vedete, a collegare il wifi, il display, i suoni, le applicazioni. Poi possiamo, andando nelle informazioni, vedete, mi dice che il nome del dispositivo, l'S950X S-Box, mi dice il modello, la patch di sicurezza che è il 1 giugno 2016, numero di serie, vedete la versione di Android che è la 6.0, e posso fare quindi anche l'aggiornamento di sistema. In questo caso vedete, l'ultima verifica l'ho fatta alle 10:27 e non ha trovato nulla. Per quanto riguarda questo, le caratteristiche hardware, abbiamo un quad core da 2 GHz, 64 bit, le porte USB sono 2.0, abbiamo per esempio si può giocare da PC tramite il DLNA, che è un protocollo di comunicazione per vedere in streaming dal PC o dalla TV via cellulare alla nostra pendrive senza usare e copiare i file. La versione di Kodi il 16.1 supporta il wifi BGN, non quello AC, legge file 4K e 2K fino a 60 frame al secondo, 2 GB di RAM DDR3 e 16 GB di ROM MMC, che possono essere espanse fino a 60, cioè abbiamo 16 GB che possono essere espanse fino a 64 grazie. L'HDMI, la versione 2.0A, abbiamo l'HDR, poi abbiamo il telecomando a infrarossi, i file supportati, abbiamo il Bluetooth 4.0, come uscite video abbiamo 1920x1080 60 Hz Full HD, l'audio MP3, VMA, VMV, APE, OGG, AC eccetera. Poi abbiamo i media, abbiamo visto l'MKV, l'AVI, il VMV, l'MP4, MPEG e così via. Il formato decoder abbiamo quindi sia il codec H265 che quello H264, legge anche le foto JPEG, BMP, GIF e PNG. Si possono quindi associare anche delle periferiche compatibili, cioè mouse e tastiera via USB e wireless 2.4G, abbiamo solo la banda 2.4G. Nel caso in cui lo utilizzo soltanto per guardare serie TV e film, il telecomando è sufficiente, altrimenti vedete, se io premo questo pulsante in alto qui, entra nel browser, vedete qui risulta un po' difficile andare a scrivere col telecomando l'indirizzo internet, e quindi conviene utilizzare una di quelle tastierine wireless. Prezzo intorno ai 35-40 euro. Niente, mi sembra di aver detto tutto. Alla prossima.